Con questa 21ª lezione entriamo nel vivo della quarta macrosessione, le fasi della vendita, e iniziamo a parlare di presentazione del prodotto o servizio che vendiamo. Come capisci bene, questo è un po' il cuore anche di tutta quanta la vendita, è il momento chiave in cui portiamo all'attenzione del cliente quello che l'azienda ci ha affidato di fare. Ho preparato delle slide, quindi passerei a questo modello. Caratteristiche, vantaggi e benefici. È un modello molto semplice ed è probabilmente il più efficace, o almeno quello che io conosco più efficace dei sistemi di presentazione del prodotto. Il primo aspetto è il seguente. Io mi riappoggio sempre agli occhiali perché la cosa va peggiorando, come vedrai o hai già scoperto. Le caratteristiche sono in realtà vantaggi e così vanno espressi. Perché se i bisogni sono soddisfatti dalle soluzioni del prodotto che stiamo presentando, del servizio che presentiamo al cliente, allora le caratteristiche di quel prodotto o servizio in realtà sono vantaggi, perché il nostro prodotto o servizio con i suoi vantaggi gli consente di offrire delle soluzioni al suo cliente finale che sono migliori rispetto a soluzioni che i suoi competitor possono offrire agli stessi clienti. Soffermiamoci se c'è bisogno anche di vantaggi e dei benefici per il consumatore, no? Cioè il cliente finale, chi compra per consumare il nostro prodotto o servizio, e nel momento in cui il nostro prodotto o servizio presenta dei vantaggi, anche per il consumatore finale saranno dei benefici. E di conseguenza questi benefici per il consumatore finale sono la dimostrazione dei benefici stessi che il nostro prodotto o servizio ha per lui, per il cliente. Ok? Quindi vedi come questo doppio livello, no? Cliente nostro e consumatore finale sono un qualche cosa di intimamente connesso e i vantaggi e benefici per l'uno e per l'altro diventano benefici per il cliente stesso. Tutto questo molto spesso il cliente non lo collega da solo, ma ha bisogno che il venditore crei questa connessione tra questi tre differenti aspetti: le caratteristiche del prodotto, i vantaggi che quelle caratteristiche comportano e i benefici che quei vantaggi in effetti sono. Da ultimo, collegare appunto i tre livelli, come stiamo dicendo, e il fatto che ci prendiamo noi in carico la responsabilità di creare questo collegamento conferma la promessa che abbiamo anticipato, ovvero che siamo dei consulenti e il tempo che il cliente investe con noi è un tempo che serve a lui per guadagnare competitività nei confronti dei suoi competitor, opportunità nei confronti del suo cliente finale. Tutto questo conferma la forte promessa iniziale che facciamo quando ci proponiamo come consulenti. Venendo a un'altra parte che ho molto a cuore e penso ti possa essere molto utile, è per quale motivo è utile creare questi collegamenti sotterranei, li ho chiamati, tra caratteristiche, vantaggi, benefici, competizione nel mercato, e che cosa sono questi collegamenti sotterranei. Facciamo un esempio. Il cliente sai che è bersagliato da una quantità di offerta enorme, infinita, no? E quando questo succede, il cliente si convince che ha un bisogno primario nei confronti dei suoi fornitori, quello di dire no, basta, it's enough, ok? Eh, la tua soluzione, la soluzione che la tua azienda prospetta è simile a altre soluzioni di altre aziende che altre aziende vi prospettano e quindi non posso comprare da tutti. Questo tra le righe spesso il cliente ci dice, no? E tutto questo è reale, è concreto, ok? Però se noi abbiamo un prodotto che è in grado veramente di differenziarsi rispetto a quelli dei competitor, è importante anche per il cliente ascoltarci senza questo preconcetto, questo pregiudizio
che lui non ha bisogno di comprare. Ok? E questo collegamento tra caratteristiche, vantaggi, benefici e le cose che stiamo per vedere proprio adesso sono un qualcosa che ci aiuta a bypassare un po' questi preconcetti, questi meccanismi fisiologici anche che il cliente ha per sminuire e svilire quello che stiamo dicendo, no? Che è una sorta di protezione un pochettino a questo problema di avere un'offerta enorme e lui non può comprare da tutti, giustamente. E dall'altra parte questi meccanismi che adesso vediamo, il primo è la distorsione del messaggio che gli arriva, sono dei meccanismi fisiologici che il nostro cervello adotta normalmente nei confronti di qualsiasi cosa che viene dall'esterno, no? Il primo meccanismo che altera il messaggio che arriva è quello della distorsione, e cioè distorciamo il messaggio che ci arriva in ingresso perché abbiamo dei pregiudizi, dei preconcetti, abbiamo dei bisogni, delle idee che ci fanno distorcere il significato di quello che ci sta arrivando. E da venditore essere coscienti che tutto questo è naturale ed esiste ci aiuta ad affrontarlo. Il secondo aspetto, ugualmente naturale e fisiologico, è quello di cancellare una parte dei messaggi che ci arrivano. Io ti sto ripetendo una serie di concetti e il tuo cervello non può ricordare ogni parola di quello che ti sto dicendo. Giustamente cancellerà una parte di quello che arriva perché avrà bisogno di fare una sintesi, giustamente, no? Quindi quando siamo con il cliente da venditori è importante che noi ci rendiamo conto che una parte di quello che stiamo dicendo lui lo cancellerà. Cosa dobbiamo fare? E dobbiamo fare attenzione perché il cliente non cancelli le cose più importanti che stiamo dicendo, no? E per fare tutto questo lo facciamo ad esempio con il paraverbale o il non verbale, no? Quando noi calchiamo, ti ricordi, ormai qualche lezione fa sulla comunicativa parlavamo appunto di paraverbale e non verbale, sono dei meccanismi per sottolineare le cose più importanti che diciamo. Quello è un esempio per fare in modo che il cliente non cancelli proprio quella parte che sappiamo essere importante per il concetto che vogliamo fare arrivare al cliente. E la distorsione è semplice, no? Che abbiamo visto prima. Quando noi siamo molto coerenti in quello che diciamo e come lo diciamo, capisci che il cliente farà più difficoltà a distorcere il messaggio, perché lui percepirà a livello inconscio questa forte coerenza tra quello che stiamo dicendo e come lo stiamo dicendo, ok? E questa cosa ci consentirà di bypassare questo meccanismo fisiologico che appunto è la distorsione. Il terzo e ultimo meccanismo è la generalizzazione, no? È ugualmente fisiologico, no? Io sono un venditore e ti ho venduto un corso di formazione, tu vendi un prodotto o servizio al tuo cliente e tu nei miei confronti, come il tuo cliente nei tuoi confronti, avrà sempre la tentazione di dire ma questo corso di formazione cosa avrà in più degli altri? Gianclaudio vuole vendermi un qualche cosa. Questo è una generalizzazione ed è un processo normale perché ciascuno di noi ha preconcetti e pregiudizi riguardo ai venditori, per esempio, o ai formatori, no? E questi preconcetti e pregiudizi porteranno a quella generalizzazione. Quindi, di nuovo, anche su questo punto, per aiutare il cliente a bypassare questo cortocircuito che è la generalizzazione, e siamo sempre molto coerenti, no? In quello che diciamo, in come lo diciamo, e cerchiamo sempre di tracciare, no? Un filo che vada a collegare tutto quello che è importante per noi per presentare il nostro prodotto e servizio. Perché quando quel filo rosso che unisce tutti questi eventi sarà evidente, e a quel punto sarà più difficile per il cliente dire ma Gianclaudio è un venditore come tutti quanti gli altri. No, cavolo, Gianclaudio è partito da A per arrivare a B, a C mi ha dimostrato con questo, e
il beneficio del prodotto e servizio che mi vende è tangibile e quindi sarà più difficile per lui generalizzare. Veniamo anche a qualche rudimento di programmazione neurolinguistica, no? Già i filtri di cancellazione, generalizzazione e distorsione sono tre esempi, no? Che sono studiati molto e da parecchio tempo nella programmazione neurolinguistica. Questa piccola e brutta immagine che ho cercato di rendere simboleggia che cosa? Come vedi, l'essere umano e il suo sistema nervoso centrale con il cervello in primis interagisce attraverso i sensi con l'ambiente circostante. Vedi che in questo piccolo mondo con la sfera personale, familiare, aziendale, professionale, di svago, no? Rappresenta l'insieme degli stimoli, no? Esterni che arrivano a ciascuno di noi, ok? E ci arrivano questi stimoli attraverso i cinque sensi: visivo, uditivo, cinestesico e poi l'olfatto e il gusto. Questi cinque sensi sono i canali attraverso cui l'esterno viene percepito dall'interno, dall'essere umano. Quindi, arrivati nel nostro cervello, questi sensi, i segnali veicolati da questi sensi, vengono elaborati, in parte generalizzati, in parte cancellati, in parte distorti, no? Come abbiamo detto. Questo anche sulla base delle convinzioni che maturiamo con la nostra educazione, con la nostra esperienza. Tutto questo interagisce con le nostre emozioni, no? Che scaturiscono da tutto questo, dai segnali che arrivano dall'esterno e dal significato che diamo a questi segnali in virtù delle convinzioni, dell'educazione e dell'esperienza che abbiamo fatto. E tutto questo insieme, quindi convinzioni, emozioni e i messaggi veicolati dai cinque sensi, faranno scaturire delle sensazioni e dei comportamenti, no? E infine il comportamento sarà ciò che l'essere umano restituisce all'esterno, cioè sarà la soluzione che la sua esperienza gli avrà insegnato essere la migliore per interagire con il contesto, dato i segnali, i messaggi che dall'esterno arrivavano attraverso i sensi. Arrivando alla chiusura della trattativa, sappiamo che raramente tutto scorre senza problemi, però delle volte succede. Quando questo succede perché abbiamo fatto bene la nostra presentazione dei vantaggi e dei benefici del nostro prodotto o servizio, non impantaniamoci da soli, ovvero se il cliente segue il flusso e percepiamo dai segnali deboli, dal suo comportamento di rimando, no, a quello che noi stiamo dicendo, che è convinto di quello che gli stiamo dicendo, si è convinto, si sta convincendo dei benefici che gli abbiamo trasmesso riguardo al prodotto o servizio che vendiamo, andiamo velocemente al sì. Esistono piccoli trucchetti per arrivare al sì, e sono: il primo, dare per scontata la conclusione positiva della trattativa, no? Se io ti sto presentando un qualcosa che tu ti rendi conto dei benefici per te di quella cosa, perché devo mettere in discussione che tu la comprerai? Ecco, nel flusso, quanto più si avanza nel flusso della trattativa, quanto più, se tutto va bene, se percepiamo dei segnali che il cliente è convinto, diamo per scontata la conclusione positiva della trattativa. Questo può aiutare molto. Secondo, offrire tra due opzioni, entrambe positive. Questa è veramente vecchia come il cucco, però funziona sempre. Cioè il cliente è quasi deciso, rimane piccolissimi dettagli, no? Come la consegna. Allora dargli due opzioni di consegna, immediata o tra una settimana, per noi non cambia sostanzialmente nulla, no? Lasciar scegliere il cliente su quale delle due opzioni optare aiuta, perché gli sta facendo dire di sì. Poi se dirà sì subito o sì tra una settimana, a noi cambia poco. Questo vale per la consegna, ma può valere per qualsiasi altra caratteristica.
Quando il cliente percepiamo che il sì sarà un po', il sì finale intendo, sarà un pochettino più sofferto, beh, ci stanno altri trucchi un pochettino più sottili, no? Quindi quando non percepiamo questo suo proprio convincimento a dire sì, aiutarlo prima a decidere e a dire sì su aspetti secondari riguardo l'acquisto e poi lo aiuterà, come dicevamo altrove, a salire su quella catena del sì, no? Che lo porterà poi a dire sì anche sulle cose più fondamentali, la condizione commerciale e il sì poi finale sull'acquisto definitivo. Quando la cosa è ancora più complessa e appunto percepiamo che la vendita ci sta un po' sfuggendo e abbiamo qualche margine, formuliamo un'offerta speciale temporanea, cioè presentiamo quello che possiamo presentare come un qualcosa per lui che possiamo dargli in quel momento. Anche questa è una soluzione abbastanza datata, però anche se efficace, quindi utilizzala come ritieni più opportuno quando ritieni più opportuno. Infine, qui andiamo proprio no, a camminare sulle uova, fare concessioni su pagamento e sconto. È chiaro che quando si deve cedere su pagamenti e sconto vuol dire che siamo proprio alle strettissime, no? Quindi tu sai fino a dove puoi spingere sia con le condizioni di pagamento e sia con lo sconto commerciale. Quindi ecco, trattare su questo sta poi un po' a te e in quello che ti è possibile fare. Ricapitolare i vari vantaggi, no? Quando vediamo che è proprio no, traballante e non è del tutto per niente convinto, e a un certo punto, prima di arrivare a quando te lo mando, no? Ricapitolare un pochettino tutti i benefici, no? Che abbiamo già elencato, no? Che sono benefici tangibili che lui già ha riconosciuto e ricapitolarli tutti quanti insieme verso la fine è sicuramente un ultimo suggerimento utile. Quindi giungere ecco, a una graduale sì finale che sancisce la conclusione della trattativa. Bene, riassumendo un pochettino tutto quello che abbiamo detto, caratteristiche, vantaggi e benefici, il miglior modello che esiste per la presentazione di qualsiasi prodotto, di qualsiasi servizio. Quello che vendiamo non ha delle caratteristiche, o meglio, ha delle caratteristiche, ma vanno espresse al cliente in termini di vantaggi per lui e infine di benefici per lui stesso in confronti ai nostri competitor e, a quello che e i suoi competitor e quello che il mercato offre e benefici per i suoi clienti e quindi ancora benefici per lui. Secondo, abbiamo parlato di qualche accenno di programmazione neurolinguistica, abbiamo capito come funzionano i sensi, come codificano e decodifica il cliente i messaggi che gli arrivano dal mondo esterno e quindi anche da noi, no? Nel suo cervello, come tre processi fisiologici come la cancellazione, la generalizzazione e la distorsione possono cambiare il messaggio che noi o che l'esterno gli fa arrivare e che poi lui elabora nella sua testa. E sarà proprio questa elaborazione, abbiamo visto, che decreterà il risultato finale, che sarà il suo comportamento, no? In risposta agli stimoli che gli vengono da parte nostra e da parte dell'ambiente. Per integrare tutta questa neurofisiologia del ragionamento e del linguaggio che avviene all'interno del cliente, appoggiati anche a quello che abbiamo detto nella precedente lezione riguardo alla profilazione caratteriale del cliente, analitico, direttivo, creativo ed empatico, perché tutto quello che abbiamo detto in quella sede va un pochettino integrato con quello che abbiamo detto oggi. Metti le due cose insieme e veramente hai un qualche cosa di robusto per affrontare qualsiasi tipo di cliente. Da ultimo abbiamo affrontato anche la chiusura della trattativa, abbiamo visto come delle volte fatto un buon lavoro in termini di presentazione del prodotto o servizio, un po' il cliente è già convinto e quindi evitiamo di impantanarci da soli, ma attraverso una serie di piccoli trucchetti, voglio dire, lasciamo che il flusso scorra e che il cliente dica il fatal sì.
Riguardo a questo, ti propongo di integrare quello che abbiamo visto oggi sempre con quello che abbiamo visto nell'ultima lezione prima di oggi, e cioè l'imbuto delle sfide impossibili, per capire come utilizzare quel flusso di domande. Ti ricordi che abbiamo visto aperte, diagnostiche, chiuse e confermative, per portare il cliente, insomma, a dire di sì. Ci vediamo alla prossima lezione per iniziare a parlare della gestione delle obiezioni. Buon lavoro.